Buongiorno da Desenzano, la giornata oggi come vedete non è soleggiata, però volevo farvi vedere anche Desenzano quando il tempo non è comunque soleggiato, perché peraltro sta anche iniziando a piovere, quindi aspettate che apro l'ombrello. Adesso andrò là sotto che è più tranquillo vicino al porticciolo se non vola l'ombrello, perché non so se vedete ma c'è abbastanza vento. Ora io magari mi sposto di là anche se c'è molto vento per farvi vedere com'è il lago quando insomma c'è nuvolo, però il problema è l'ombrello che parte qua, se vedete qualche temerario che prende il traghetto. Oggi danno temporale, il traghetto con questo tempo non lo prenderei perché in un attimo il lago cambia, però vuol dire non succede nulla, cioè, se lo fanno andare il traghetto quindi non c'è problema, soltanto che si muove un po', quindi se avete un po' di mal di mare, che qua si traduce in mal di lago, io non lo prenderei. Come vedete sì, c'è vento, si vede, cioè, faccio una fatica, cioè, voi non sapete a tenere l'ombrello. E adesso vado là, c'è meno vento e magari lo chiudo anche questo ombrello e vado a prendere un caffè là sotto. C'è la fatica, vabbè, c'è qualche goccia, ma era proprio di gestire l'ombrello che volava via. Prima faccio una passeggiata di là, se il tempo regge, vi faccio vedere lo spettacolo delle barche a vela con queste campanelline, e poi andrò a bere là sotto il caffè, perché qua vado là in centro o al porticciolo o in piazza Malvezzi, magari vado lì al porticciolo. Voglio arrivare lì alle barche a vela giusto per farvi vedere lo spettacolo quando c'è un po' di vento. Che poi io, andando in giro con questo telefono a fare le riprese, sembro un turista, ma alla fine abito qua. Ma infatti prima ho incontrato un mio amico e mi fa: ma che stai facendo? Cioè non sapeva del canale YouTube. Mi fa: fai il turista? Faccio sì, faccio il turista. Ora che bello, ci sono dei ragazzi che non so se è una scuola a vela o una famiglia, non lo so, stanno partendo con la barca, vedete? Chi ha la vela è la giornata penso ideale oggi, no? Uscire con la vela, perché c'è vento, tira, quindi la barca va. Ora non me ne intendo, quindi perdonate i termini non molto tecnici, il vento tira, la barca va. Mi sono reso conto adesso. Vabbè. Ah, guardate là, papparelle con i cigni. Ora faccio vedere questa parte, qua arriva molto, qua c'è molto vento, è sempre la zona più ventosa del lago, vedete. Adesso volevo andare di qua a vedere, però qui arriva l'acqua, tutti i turisti qui. Ora non arrivo fino in fondo, ma giusto per farvi vedere che bello. Adesso allora andiamo al porticciolo. I turisti che mi guardano come se fossi un collega turista, andare in giro con la telecamera. Là c'è piazza Cappelletti, potrei andare a bere il caffè lì, ma non c'ho voglia. Allora, questo è l'hotel, giusto che lo do come informazione, Hotel Vittorio, 3 stelle, siete proprio davanti al lago, e vado là al porticciolo a bere il caffè.
prima ero a casa, lo dico per gli iscritti, stavo un po' studiando al pianoforte e era veramente bello, come sempre, giusto per dirlo. Allora, non lo so dove mettermi, vediamo. Beh, intanto cammino così vedete anche com'è Desenzano. Non vi ho detto che oggi è settembre il 5, giovedì. Ma potrei bere anche un caffettino qui, guardate, mi metto anche qua. Potrei mettermi anche qua tranquillo. Ma sì. Potrei mettermi anche qua. Allora. Ecco, mi posiziono qua. Se non vorrei rovinare la visuale alle persone dietro. E questo è il posto, adesso ordino il caffè e poi vi faccio vedere. Ecco, è arrivato il caffè, ho interrotto un attimo il video. Ecco. Allora, come sempre bevo l'acqua prima, sennò poi mi sgridano. Ho assolto all'acqua prima, al rito dell'acqua prima. Ho aggiunto un po' di zucchero, perdonate gli estimatori del caffè, ma un po' proprio senza zucchero non mi piace. E vi dico com'è il caffè qui. Allora, io non sono un intenditore, quindi a me piace, poi giustamente arriveranno 3.000 commenti che mi diranno non si mette lo zucchero. Va bene, non è un video dedicato al caffè, ma a farvi vedere il posto. E in questa parte di Desenzano, pensate che quel ponte lì non c'era all'inizio del Novecento, ma passava la ferrovia, passava il treno. E il treno che congiungeva 2 o 3 località qua, la stazione c'è sempre stata là sopra. Peraltro arrivava anche là dietro, in piazza Cappelletti, c'è una piccola rotaia che portava giù le persone dalla stazione fino a qua, mentre quella era più che altro per i lavoratori, insomma, collegava Castiglione e altre località che ora non ricordo. E questa è la parte più antica, naturalmente, è il castello. Poi se parliamo del centro di Desenzano, questa è la parte più vecchia, dove naturalmente si riunivano tutte le attività commerciali insieme alla piazza là dietro, piazza Malvezzi, che è chiamata piazza Malvezzi mi sembra nel 45, in onore, in ricordo del partigiano Malvezzi, Giuseppe Malvezzi. E prima invece, come ho già detto, nel 1901 quella piazza là era chiamata piazza, se non mi ricordo adesso il nome, vuoto di memoria, poi lo scrivo. E però prima di quella data, prima di questi nomi, cioè volevo dire che la piazza è sempre stata la piazza, perché era l'unica piazza qua di Desenzano. Quindi le parti più antiche di Desenzano sono la piazza, dove si incontravano i commercianti, c'era il mercato, e poi questo che all'inizio, cioè questa struttura è stata fatta nel Novecento, tutte le pietre intorno, all'inizio non c'era niente, era una darsena, una fossa che portava qui l'acqua e le barche potevano arrivare. Parlo nel 500, nel 600, nel 700, nell'800 e nel 900 che poi si struttura in questa maniera. C'erano qualche abitazione qui intorno, non tutte queste, ma ce n'erano alcune che non soltanto erano abitazioni, ma anche magazzini di pesca, eccetera. Bene, adesso io finisco di bere con calma il caffè e poi facciamo un giro nell'altra piazza e poi vediamo. Allora, in realtà mi fermo qui perché è talmente bello star qua e non volevo poi dedicare il video invece a fare qui, nel senso bere un caffè qui e al porticciolo. Quindi vorrei concludere il video qua dicendovi che se venite a Desenzano, naturalmente queste cose le ho ripetute 1000 volte, però se è la prima volta che vedi questo video mi sembra insomma giusto anche dirle. Io ho già detto che abito qua a Desenzano, questo canale Travel Garda
l'ho aperto perché mi piace molto il lago di Garda, quindi ne parlo in tutti i modi con questi video. Soprattutto nel mio canale trovate nella playlist divisa per ogni paese e anche varie categorie come montagna, passeggiate, ciclabili, trovate dei suggerimenti, ecco, diciamo, per visitare il lago di Garda. Trovate tutti i paesi che confinano sul lago di Garda e adesso ho iniziato a fare anche scusate che intanto mi inquadro, ho iniziato a fare anche una playlist, una serie di video dedicate alle colline moreniche. Ora, stavo dicendo, intanto è più interessante anche vedere il posto di me, immagino, e stavo dicendo che qui a Desenzano, se venite, andate sicuramente là in cima del castello, che è là. Poi venite a bere un caffè qua al Porticciolo, là dietro c'è Piazza Malvezzi con tutto il centro, con tutti i negozi. Poi girando di là, andate da quella parte, c'è la Villa Romana da andare a vedere, una delle ville in Italia meglio conservate per quanto riguarda i mosaici. Da quella parte vi consiglio di andare al Museo Archeologico Rambotti, trovate un po' la storia del lago di Garda, delle cose, c'è anche un aratro che è il più antico al mondo, tra l'altro. Poi di là avete già visto dove io ero alle barche a vela, fate una passeggiata lì, e poi in quella direzione dove ero a delle barche a vela, dove vi ho fatto vedere che c'era il vento forte, andate alla spiaggia di Desenzanino. Invece da quella parte dove io ho iniziato il video, là in fondo, andando dritti di là per altri 200 metri, arrivate alla nuova passeggiata che è stupenda, e arrivate anche a Rivoltella, un'altra località qua che confina, carinissima, e comunque fate quella passeggiata che è veramente bella. Ora io, qua le campane che vanno, intanto guardate che bello questo posto. Io intanto, veramente qui è molto 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 rilassante. Metto anche gli occhiali perché c'è un po', ce l'ho fatta a non metterle per tutto il video, però adesso un po' mi dà fastidio. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento come sempre, rispondo sempre a tutti, mi fa sempre molto piacere, mettete un like, un pollice in su se vi è piaciuto, e bene, spero che il mio video, ma soprattutto il mio canale YouTube, vi sia utile per visitare il lago di Garda, e ci vediamo come sempre in un prossimo video.